Buenas tardes. Estamos en la última sala de la exposición Otro Renacimiento, Españoles en Nápoles, a comienzos del Cinquecento, en el Museo Nacional del Prado. Y hoy tenemos aquí con nosotros a los artífices de esta muestra, que han tenido en su cabeza el proyecto de esta muestra, de esta bellísima exposición. Son el profesor Riccardo Naldi, de la Universidad de Napoli L'Orientale, y el profesor Andrea Cecca, de la Universidad de la Campania. ¿En qué momento pensasteis y en qué momento surgió esta idea que tuviera este tema de los españoles en Nápoles? Que yo siempre digo que es una de las grandes bazas de esta exposición, que la mirada haya sido una mirada hecha desde Italia, no una mirada hecha desde Spagna. Riccardo ed io sono molti anni che studiamo questo argomento e pensavamo di fare una mostra sul Rinascimento, su questi anni del Rinascimento a Napoli. E poi siamo entrati in contatto con il Museo del Prado e allora ci è venuto in mente che forse si poteva mettere in luce proprio questo aspetto che è uno dei più particolari della città di Napoli, questo di essere un punto di raccordo proprio tra la cultura spagnola e quella italiana nel Rinascimento. E quindi abbiamo proposto la mostra al direttore Miguel Falomir, che ha accettato con molto entusiasmo, e lì si è messa in moto la macchina, si è aggiunto il Museo di Capodimonte di Napoli e adesso il prodotto è questo qui che si può vedere. Se posso aggiungere, in questo progetto si è realizzato ciò che mai avremmo pensato che si sarebbe realizzato, cioè avere a Napoli la Madonna del Pesce, che è il quadro fondamentale per la svolta dell'ambiente napoletano verso la maniera moderna, insieme alla presenza degli artisti spagnoli. Napoli diventa in questo veramente un laboratorio straordinario. La grandezza degli artisti spagnoli si conosceva nella storiografia, in particolare Roberto Longhi nel 1953 scrisse un articolo che intitolò I comprimari spagnoli della maniera italiana. Purtroppo quegli studi è come se si fossero fermati negli anni 50 e adesso hanno avuto per fortuna una ripresa e il valore degli spagnoli che operano in Italia, ma che noi conosciamo soltanto con precisione per il loro lavoro a Napoli, sono considerati ormai in Italia, ma direi anche all'estero, degli artisti di eccezionale qualità e di eccezionale originalità. Il caso di Napoli molto singolare è questo, è che proprio gli artisti spagnoli presenti alla mostra, che li ricordiamo sono Alonso Berruguete, Pedro Machuca, Bartolomeo Ordóñez, Diego de Siloe, hanno portato a Napoli la loro cultura figurativa e insieme a Raffaello hanno guidato il passaggio di Napoli verso la maniera moderna. Uh-huh. Yo creo que uno de los grandes atractivos que está teniendo la exposición es precisamente esa idea que habéis planteado inicialmente de esa ruptura en la división pedagógica de las disciplinas. ¿Pensasteis que era fundamental que la pintura y la escultura fueran juntas? Assolutamente sì. Ora, se qualcuno viene a vedere la mostra, vede all'inizio delle sculture lignee parte di un presepe che era in una cappella, appunto un presepe fatto di diverse figure a grandezza naturale in legno, e però lì sopra c'erano nella stessa cappella gli affreschi di Pedro Fernández. Le cose sono commissionate insieme, sono fatte per essere viste insieme. E la scultura parla molto in questo momento ai pittori. Pensate, noi parliamo di Rinascimento si intende innanzitutto il Rinascimento dell'antico, e l'antico era conosciuto soprattutto attraverso la scultura, quindi tutti imparavano dalla scultura, erano abituati a vedere la scultura, gli artisti. E poi anche al contrario, perché se vogliamo andare a vedere cosa succede quando arriva questo quadro meraviglioso di Raffaello di cui ha parlato Riccardo, la Madonna del Pesce, che è una delle gemme qui del Museo del Prado, qual è l'effetto che fa sugli artisti napoletani, e lo vediamo
sui pittori che la imitano, ma forse lo vediamo ancora meglio nelle opere di alcuni scultori che cominciano a lavorare intorno all'idea di Raffaello, però a renderle tridimensionali, a incarnarle nel marmo, che quindi evoca già da sé, il marmo bianco evoca le sculture degli antichi, e quindi tutto deve procedere insieme perché procedeva insieme. Come diceva Andrea, sì, è stato il punto nodale della mostra fin dall'inizio. E tra l'altro dobbiamo tenere presente questo, che Napoli è una città in cui la tradizione scultorea è molto forte, a partire dal 300 e fino alla fine del 700. Solitamente Napoli si ricorda per la grande pittura del 600-700, il che è giustissimo. Però se per esempio prendiamo le parole di Vasari, Vasari dice che Napoli è la città dove si usano fare molto le cappelle e le tavole, gli ornamenti di marmo. Quindi questa resta una nota caratteristica della città. Lo stesso Burckhardt diceva che soltanto a Venezia e a Napoli c'è una tale concentrazione di scultura. E la scultura si è fatta a partire dal 300 con le grandi tombe per i sovrani angioini, si è fatta nel 400 con le grandi pale d'altare fiorentine di Antonio Rossellino, Benedetto da Maiano. La cosa davvero singolare e per me estremamente affascinante è che dopo questa continuità di legami soprattutto con Firenze e con la Lombardia, il ruolo dei protagonisti lo assumono Diego de Siloe e Bartolomeo Ordóñez. Loro sono come i continuatori di questa linea quattrocentesca e lo fanno a dei livelli straordinari. Dobbiamo tenere presente anche che l'attività di questi scultori si lega a un momento storico e storico-culturale importantissimo per Napoli, che è la transizione dal regno aragonese al regno di Ferdinando il Cattolico e poi all'interno della compagine imperiale di Carlo V. In questo momento c'è una grande fase di riposizionamento, della nobiltà, e uno dei mezzi per riposizionarsi e affermare il proprio status, la propria antichità. Andrea giustamente faceva riferimento all'antico, è l'opera in marmo. A Napoli si fanno le tavole di marmo, invece dei quadri, che non si sono fatte a Firenze, si fanno a Napoli, proprio perché il marmo diventa il mezzo migliore per affermare questo consolidamento politico, c'è un riposizionamento. E io mi riposiziono anche se dimostro l'antichità del mio casato e la forza anche economica, perché se prendiamo i documenti una pala d'altare di marmo costa il triplo di una di legno, quindi bisogna avere una grande capacità di spesa. Sì, poi noi diciamo che Napoli non ha una tradizione artistica indigena molto forte, non è Firenze, non è Venezia, questo è molto chiaro. Si può apprezzare per altre cose, ad esempio è molto aperta, è molto più aperta ad esempio di Firenze, è aperta alle varie esperienze, è aperta sul mare, e allora Napoli è un punto d'incontro tra le diverse culture, questa è una caratteristica. Ma un altro punto importante è la forza della tradizione invece letteraria, umanistica e filosofica a Napoli nel passaggio tra il 4 e il 500. Infatti la mostra l'abbiamo voluta aprire con due bei ritratti di Pontano e Sannazzaro, che erano i due maggiori umanisti del tempo, quelli che un po' dettavano il gusto, tanto nella letteratura, tanto nelle arti. E per loro appunto la rinascita dell'antico era proprio il guardare il passare a un mondo moderno, cioè bisognava guardare gli antichi per fare nascere un mondo davvero moderno. E allora loro molto insistono, soprattutto Pontano, anche su certi valori della materia, del marmo, della scultura antica. Napoli, per esempio, non ha cave di marmo vicino. Tutto questo marmo è importato da Carrara, quindi è strano che ci sia. Normalmente le scuole di scultura nascono vicino alle cave di marmo in Toscana,
in Lombardia ci sono le cave, a Napoli no, c'è bisogno di una forte volontà per fare venire questi marmi costosissimi e lavorarli, e anche una forza economica, quindi volontà di investire molto nelle opere d'arte, che diventano appunto questo modo anche di imporsi in una società, come diceva Riccardo, che si va evolvendo. Non c'è più un re a Napoli, e allora si crea non è vero, si è pensato non c'è più il re che vive a Napoli e allora c'è una decadenza. No, c'è un'altra cultura, non c'è più un re, si aprono gli spazi. La cultura del 400 era stata una cultura di corte. La cultura di questi anni invece è una cultura molto più aperta, cioè il vescovo, i nobili hanno molto più spazio per farsi vedere, e quindi cominciano delle competizioni anche, e questo favorisce gli artisti, che trovano molte commissioni, e soprattutto gli artisti spagnoli, perché Napoli è diventata spagnola in quegli anni, e quindi gli artisti spagnoli che magari hanno imparato altrove a dipingere, a scolpire, spesso a Firenze o a Roma o in Lombardia, come Pedro Fernandez che vediamo dietro di noi, e trovano conveniente venire a Napoli e trovano l'ambiente giusto dove lavorare, l'ambiente dove possono fare delle opere. Se si vede la mostra, si comincia con delle opere proprio di Pedro Fernandez, questo pittore che ha imparato da Leonardo probabilmente, e da Bramante a Milano, ma le opere che ha fatto prima di venire a Napoli sono tutte piccole opere da stanza. Arriva a Napoli e fa degli enormi polittici, evidentemente lì gli si dà più spazio, e poi lui così si afferma, e poi passerà in Spagna, come passeranno in Spagna Ordóñez, Silo, che hanno una storia simile, chi viene da Firenze e chi viene da Milano, hanno però questo momento di affermazione a Napoli, e poi da lì vengono in Spagna e fanno le meraviglie che vediamo in questa sala, che vediamo in Spagna. La exposición está llena de líneas que conectan unos temas con otros. Desde el primer momento has mencionado la figura de Pedro Fernández, que podremos hablar a lo mejor un poco más con detalle de ella, que casi nos va guiando por toda la exposición desde el principio hasta el final, ¿no? Y terminamos con este retablo de Santa Elena de la Catedral de Girona, que es el que proporcionó el nombre al autor, a ese autor ignoto, no sabíamos muy bien quién era. Esa línea que se puede seguir con la figura de Pedro Fernández se ve también en el caso de la escultura, arrancando de estas obras de Belverte, pasando por ese Nola inicial que está haciendo cosas en madera, para ver el ejemplo del San Sebastián que tenemos, que ha venido de Liechtenstein, y que nos habla también de esa figura de Nola como un artista que se termina forjando un poco a la sombra de los españoles, ¿no? Es decir, trabajando con ellos. Hai toccato un punto fondamentale, perché i due principali scultori che costituiranno una scuola napoletana, perché il fatto singolare è che tutto questo insieme di caratteri storici, economici, politici, di straordinaria qualità artistica, faranno sì che per il Cinquecento napoletano si possa parlare di una scuola di scultura autonoma con caratteri autonomi. E non è un caso che Vasari, sebbene criticato, ma Vasari ci vedeva molto bene, l'unica vita di un artista napoletana l'ha dedicata a Santa Croce. Quello che dicevi tu, il ruolo degli spagnoli è importantissimo, perché dobbiamo ricordare questo, che Giovanni da Nola, un po' più anziano, era scultore in legno. Girolamo Santa Croce, un po' più giovane, era un orefice e aveva fatto la medaglia di San Nazzaro. La più antica fonte che noi abbiamo su questo periodo, che è del 1524 e che è di un allievo di Pontano e San Nazzaro che si chiama Pietro Summonte, dice che Giovanni da Nola e Santa Croce si convertirono al marmo. Quindi l'evoluzione artistica passa anche attraverso questa modificazione dei materiali. Questa parola che io trovo bellissima, si convertirono, la conversione.
Ovviamente questo non vuol dire che Giovanni da Nola smise di fare sculture in legno o Santa Croce di fare opere di oreficeria, però il marmo divenne il materiale per eccellenza. E la prima scultura in marmo di Giovanni da Nola è datata 1516, prima nell'arco di 2 anni, nel 1514 ancora faceva grandi sculture in legno. Tra 14 e 16 c'è stata la conversione. Sono proprio gli anni in cui lavorano Diego De Silo e Bartolomeo Ordóñez alla Cappella Caracciolo di Vico, che cambierà tutto. Hay que pensar también que Nola después está haciendo los grandes sepulcros de los virreyes, ¿no? Tanto el de Pedro de Toledo en Santiago de los Españoles como el del virrey Fol de Cardona, ¿no? que está en Bellpuig, y que yo creo que en España no le damos la importancia que tiene a ese conjunto en un lugar bueno, y trasladado también desde allí hasta nuestro país. Sì, devo dire che non gli diamo molto valore neanche noi a Napoli, tenendo conto che a quel sepolcro Giovanni da Nola ha lavorato dal 1524 al 1530. Quindi ci sono 6 anni di questo scultore che se non si va a vedere il sepolcro di Bellpuig non si capiscono. Io ebbi la fortuna di fare una campagna fotografica di una settimana a questo sepolcro con circa 180 fotografie, però si capisce Giovanni da Nola in questo arco di tempo. Il sepolcro di Bellpuig purtroppo, lo sappiamo, ha avuto dei gravi danni durante la guerra civile, è stato spostato, ha subito anche un incendio, quindi soprattutto la pelle del marmo soffre un po', però la struttura architettonica è davvero impressionante e l'insieme, il conjunto come dite voi, è molto impressionante. Come impressionante il sepolcro di Pedro de Toledo, più tardo, fatto nella seconda metà degli anni 40, che doveva andare a Villafranca del Bierzo, che era il feudo di Don Pedro, però ci furono, quando Don Pedro morì, il sepolcro non era stato ancora inviato in Spagna e gli eredi dissero: ma siamo sicuri che lo vogliamo mandare a Villafranca del Bierzo? La fama che avrebbe a Napoli è difficile che l'avrebbe a Villafranca. Ed è rimasto a Napoli, anche per altre ragioni. El tema de la presencia de las esculturas en la exposición es algo que se debería de valorar más precisamente por lo que supone el movimiento de estas piezas desde su ubicación original, ¿no? Aquí tenemos ejemplos muy elocuentes, pero ahí están como arrancando esas esculturas de mármol, arrancando la muestra, esas 2 piezas maravillosas de Ferrucci. Yo creo que ha sido un acierto la disposición de esas esculturas en el centro de la sala, para que se vean también por detrás y que aludan a ese tipo de sepulcros que fueron tan importantes en Nápoles, ¿no? Ahí está después el de Andrea Bonifacio, exactamente a continuación y hecho por un español. Y también me parece muy interesante la figura de Ferrucci, que tú has estudiado mucho, llevando novedades a Nápoles, ¿no? Y quizá llevando hasta los propios artistas españoles. Sì, Ferrucci è stata un po' una rivelazione. Ferrucci è di origine toscana, di Fiesole, quindi va sulla scia, lui anche in Toscana completa opere di Benedetto da Maiano, quindi viene a Napoli sulla scia di questi scultori fiorentini, era stato una prima volta negli anni '80, poi torna e alla metà del primo decennio del Cinquecento. Qual è la importantissima novità rispetto ai fiorentini che l'avevano preceduto? È che lui impianta una bottega a Napoli. Le opere dei fiorentini di Antonio Rossellino, Benedetto da Maiano erano state spedite da Firenze. Noi sappiamo che Antonio Rossellino è venuto a Napoli a sistemare, ma sono opere spedite da Firenze, come il sepolcro di Renaldo Brancaccio in Sant'Angelo a Nilo è stato fatto a Pisa e spedito. Donatello non ci risulta che sia mai venuto. Ferrucci invece impianta una bottega. E Ferrucci ha già degli umori, dei caratteri un po' eccentrici, un po' alla Ordóñez. Cambia completamente la tipologia dei sepolcri. Non c'è più la cosiddetta tomba umanistica
della figura giacente sul sarcofago all'interno dell'arco. Inventa delle tipologie completamente nuove, con le figure libere che si possono guardare da più lati. La mia ipotesi, ma che è tutta da dimostrare, è che Ferrucci, poiché dal 1512 diventa il capomastro dell'opera di Santa Maria del Fiore, con la precisa indicazione contrattuale che non si doveva muovere, doveva andare ogni giorno sul cantiere, che fa capire che uno che cercava di scappare deve andare ogni giorno al cantiere, quindi lascia a Napoli delle opere incompiute. Una di queste incompiute ha una lunetta che a mio avviso è di Diego De Silo. Quindi io, diciamo, più che un'ipotesi, è un sogno che Ferrucci abbia fatto da figura di transizione e abbia probabile. A mí me parece muy convincente, muy convincente. Anche quello che dicevi tu, il fatto che da un lato c'è Ferrucci, dall'altro Ordóñez nella stessa cappella. Penseremmo che l'avrebbe potuto fare anche l'altro Ferrucci. Perché non l'ha fatto? Forse perché Ordóñez è stato quello che lo ha eseguito. Sia l'uno che l'altro sono tombe anche molto importanti per il loro contenuto letterario umanistico, perché sono tombe di giovanetti premorti ai genitori. E le epigrafi sono di Jacopo Sannazzaro, il massimo umanista del tempo, ormai Pontano era morto. Sì, ma questo è molto probabile. Infatti, quando Ferrucci va via da Napoli, compaiono subito Ordóñez e Silo. Non li vediamo prima, li vediamo proprio in quel momento, e loro sono sì spagnoli di Burgos, però culturalmente sono degli italiani. Il papà di Diego De Silo era un grande scultore, però aveva tutta un'altra cultura, una cultura. E invece quando arriva Silo a Napoli porta la cultura di Raffaello, di Leonardo, la cultura fiorentina del tempo, e anche Ordóñez ha lo stesso tipo di cultura, anche se ha una personalità, uno spirito diverso. Quindi è molto probabile che o avessero frequentato in qualche modo Ferrucci, o Ferrucci andando via avesse chiamato questi artisti che giravano negli ambienti fiorentini, ma è un passaggio molto possibile. Insomma, questo è proprio un po', ecco, questa caratteristica di Napoli, arrivare, è un po' come Roma, insomma, in questo, in piccolo. Cioè Roma è un'altra città che non ha artisti propri, tranne Giulio Romano è l'unico, però è il luogo dove tutti gli altri si incontrano, arrivano i Lombardi, arrivano i Veneti, arrivano i Toscani. Napoli è un po' così, però c'è un'apertura poi verso la Spagna più forte, proprio per queste relazioni che in questo momento, che erano antiche, ma che in questo momento si stringono maggiormente. Realmente estos artistas españoles que se están formando en Italia, pero que no se forman de una manera puntual, que no van para estar apenas unos meses, ¿no? O para hacer un viaje corto, sino que son formaciones de largo recorrido, casi se convierten en artistas italianos con nombre español, porque realmente su bagaje y su formación es una formación plenamente italiana. Ellos han salido de España muy jóvenes y apenas se llevan nada de aquí, es decir, todo su contenido como artistas se está forjando allí, se está forjando in Italia. E questo è una delle cose che ha poi fatto sì che non siano così noti come altri, perché non sono abbastanza spagnoli, non sono abbastanza italiani, e spesso una visione nazionalistica ha un po' oscurato quella loro peculiarità. Allora quando li studiavano in Spagna mettevano in evidenza, non lo so, una passione del tutto propria, come quasi etnica degli spagnoli, ma in realtà quelle sono le passioni di Leonardo, sono le passioni e così anche in Italia sì, hanno questa cultura, ma poi sono un po' degli estranei, e per questo è stato anche uno dei motivi per cui questo momento è stato un po' nascosto, non gli è stato dato lo spazio che dovrebbe avere nella cultura europea del tempo. Napoli è davvero una porta per la Spagna in quegli anni, basta pensare anche appunto le tombe dei viceré, ma anche le tombe della Capilla Reale a Granada che vengono dall'Italia, ma ci lavora poi Ordóñez, e poi
La cultura delle ville, dei giardini all'italiana, la casa dello Pilatos a Siviglia, la villa di Abbadia del Duca d'Alba, sono tutte esperienze che erano fatte, a cui gli spagnoli accedevano prima in Italia e soprattutto a Napoli e poi importano perché in quel momento l'Italia politicamente non conta molto ma culturalmente ha ancora un prestigio molto forte e quindi gli spagnoli che è importante politicamente, economicamente in quel momento vogliono chiaramente impossessarsi del modello culturale più forte, oltretutto poi in certi aspetti anche il modello dell'antica Roma, un modello imperiale, quindi molto adatto al tempo di Carlo V e si trovano appunto nel pasado trovano la cultura del loro tempo. La historiografía a veces nos ha hecho distorsionar un poco ese periodo, ¿no? y marcar fronteras que entonces no existían. Y esa visión que tú dices de esos artistas que regresan a España la hemos visto con un planteamiento muy castizo, muy nacionalista y realmente eso no tiene ninguna explicación porque no risponde a ningún motivo concreto. Questo hai toccato un tema importantissimo perché il libro fondativo di questi studi, Las Águilas del Renacimiento Español di Manuel Gómez Moreno, mi pare 1941. No hay que olvidar la fecha. Esiste un Rinascimento Español? Per Manuel Gómez Moreno sì, ma poi la questione storiografica è stata anche molto dibattuta. Un'altra cosa che non ha aiutato la corretta comprensione di queste opere è la questione che io ho chiamato del cosiddetto spirito spagnolo, poiché gli artisti spagnoli che venivano in Italia, come tu giustamente hai detto, non avevano un apprendistato di bottega canonico, ma captavano con una straordinaria velocità tutto quello che c'era intorno a loro e quindi lo hanno rielaborato in maniera molto originale e molto audace. Ecco, facciamo un caso concreto. Se noi prendiamo questo Cristo alla colonna, allora qualcuno ti potrebbe dire, vedi, la devozione spagnola con tutta la figura battuta, le braccia, esiste uno spirito spagnolo, che è un errore storiografico, un errore di interpretazione, perché casomai questo cosiddetto spirito spagnolo si forma dopo, se lo vogliamo chiamare così. A me non piace, ma certo non nel Cinquecento. E quei caratteri così espressivi del volto che vediamo e dei capelli in realtà non derivano, secondo me, dallo spirito spagnolo, ma derivano dalle opere del tardo Donatello, del Donatello post Padova, tra il San Giovanni Battista per Siena e i pulpiti della Basilica di San Lorenzo a Firenze. Uno dei motivi quando abbiamo pensato di fare questa mostra poi al Prado, mettendo l'accento soprattutto sui pittori spagnoli, è stato proprio questa, una riflessione anche sui danni del nazionalismo e anche del regionalismo, diciamo, perché questo vale anche all'interno delle regioni, poi in Italia c'è chi studia l'arte toscana, chi quella veneta, e sono problemi antichi. Per esempio la prima storia dell'arte dell'Italia meridionale la scrive in forma di vite di pittori, di artisti come si usava a quel tempo, un pittore di scarse capacità che si chiamava Bernardo de Dominici, che però sapeva scrivere e lui scrive all'inizio del Settecento, poi la pubblica nel 1740 e in questa vita in queste vite lui ha il bisogno proprio di creare una tradizione napoletana, perché non c'era, nessuno aveva scritto così. E allora che cosa fa? Scrive appunto le vite dei pittori napoletani e quando trova opere importanti a Napoli, belle, lui le fa diventare napoletane, anche se sono opere degli stranieri. Tutte le opere di Pedro Fernandez, che nelle guide della città erano dette di Pietro Spagnolo, Pietro Ispano, eccetera, per lui diventano di Andrea Sabatini da Salerno, quindi di un napoletano. Perché lui sta scrivendo nel momento in cui il viceregno spagnolo, che è durato 2 anni, sta finendo. Quindi lui lo vede nel momento del declino e della fine, nel momento in cui i napoletani dovevano staccarsi da quel mondo. Non lo vede nel momento della creazione, che è quello del Cinquecento. E questa visione retrospettiva sciovinista ha anche questo causato. Lui
mentre le fonti disperse, quelle manoscritte, eccetera, parlano anche di Ordóñez e di Siloe, per esempio la lettera di Sul Monte di cui parlava Riccardo, per De Dominici quelle opere passano quasi tutte da artisti napoletani. Lui vuole proprio, perché lui vive una Napoli diversa e ricostruisce il passato alla luce del suo presente. Il suo obiettivo quindi è far valere al massimo gli artisti napoletani, creare quella tradizione che un regno che adesso diventa indipendente non aveva e lui gliela crea, e per questo è disposto anche a fare delle forzature assolutamente evidenti. Gli studi vivono nel loro tempo, come quelli di Gómez Moreno vivono negli anni 40, e i nostri forse in un momento in cui guardiamo all'Europa e alla collaborazione tra le nazioni con più interesse, con più esperanza, no lo so. Esa adaptación que tienen que sufrir los artistas españoles cuando regresan aquí, un poco por lo que les exigen sus comitentes. La exigencia en España es una exigencia que va más en la línea de la escultura que no en la de la pintura. Hace un momento estábamos hablando delante de las tablas de Polidoro da Caravaggio y decíamos de qué forma Polidoro se podía comparar al Berruguete del retablo de San Benito de Valladolid, que de alguna manera las esculturas de Berruguete eran Polidoros tridimensionales, porque aunque estaban hechos en la misma cronología, estaban en dos ámbitos geográficos distintos. ¿Veis esa exigencia en España de la escultura por ser algo más tangible, algo que funcionaba más desde el punto de vista devocional, enlazando, como tú dices, con ese mundo tardodonateliano que es muy evidente en algunas piezas? Va más por ahí la fuente de inspiración que no en el mundo gótico español, sino en el mundo tardodonateliano. No sé qué opináis de esto. Bartolomeo Ordóñez muore a Carrara nel 1520, quindi non abbiamo produzioni di lui relative a un ritorno in Spagna. I grandi sepolcri a cui alludeva Andrea vengono montati successivamente nel corso del Cinquecento. Diego de Siloe torna, ma se lo consideriamo nella sua produzione, perché anche qui ritorna quello che diceva Andrea, la difficoltà di avere il marmo. Quindi si torna a materiali più consueti per gli spagnoli, alabastro, legno. Diego de Siloe rimane di una tenuta altissima, come vediamo in queste opere, però ha una grande bottega e quindi anche ciò che può essere documentato di Diego de Siloe, soprattutto penso anche alle sue opere a Granada, non è detto che siano necessariamente di Diego de Siloe, però vediamo dei momenti di altissima qualità anche nell'intaglio ligneo. Come tu sai meglio di me, perché noi abbiamo imparato quasi tutto quello che sappiamo da te e dai tuoi studi, Diego de Siloe poi lavora anche il legno non policromato, che considera appunto della stessa nobiltà del marmo. Quello che veramente è un artista mozzafiato da rimanere senza parole è Berruguete, scultore, quando torna in Spagna. Il caso è veramente impressionante. Ecco, noi abbiamo il San Sebastiano che proviene dal retablo di San Benito. È un Michelangelo tutto stirato, stiracchiato, stridente, manieristico, e tante altre di queste sculture, la trasfigurazione di Toledo non ne parliamo neanche. Quindi il caso Berruguete è veramente impressionante, ecco. Come tu appunto sai molto meglio di me, individuare tracce di Alonso Berruguete, scultore in Italia a Napoli, non è così semplice. Tu nel tuo saggio in catalogo fai delle proposte molto interessanti, però quando noi lo vediamo tornare in Spagna è veramente per me un qualcosa di stupefacente. Una figura que también es muy sugestiva en toda esta muestra, que es la figura de Pedro Machuca. Antes hablabais de esa importancia que tuvo en Nápoles y que yo creo que también se refleja de alguna manera en la exposición
colocando en el centro la Madonna del Pez, ¿no? como un poco el eje en torno al que gira todo. Viendo tablas como la que se conserva aquí en el Prado, la de la Virgen, que tiene una relación con esas composiciones rafaelescas, casi como si fuera una escultura pintada, como si fuera algo volumétrico, algo muy contundente. ¿Qué os sugiere la figura de Machuca en este contacto entre Nápoles y Spagna? Machuca, quella tavola di Machuca è stata comprata in Umbria e arrivata poi al Museo del Prado, ma tutti abbiamo subito capito che veniva da Napoli, anche se non c'erano documenti, perché è talmente importante nella pittura napoletana, si vede, è quello che mancava a noi per capire cosa succede a Napoli dopo la Madonna del Pesce. Arriva solo, le date non sono sicurissime per la Madonna del Pesce, ma diciamo 5 o 3 anni dopo. Vediamo questa mostra si costruisce un po' così, si vede prima crescere questa dimensione monumentale, grandiosa, fino ad arrivare alla Madonna del Pesce, e poi dopo c'è questa iniezione di passionare, che viene da Machuca, da Ordóñez soprattutto, sono simili anche se diversi, insomma, hanno la e Machuca porta un raffaellismo più moderno rispetto alla Madonna del Pesce, perché se c'è una particolarità di Raffaello che non si ferma mai, l'idea ottocentesca, prima novecentesca del pittore della grazia, del pittore, in realtà è uno sperimentatore rispetto al quale Picasso è un dilettante, insomma, ogni opera sua è un esperimento nuovo, una strada nuova aperta agli artisti. Così, dopo la Madonna del Pesce, Raffaello non torna mai su quel registro espressivo, come non ritorna mai si inventa un altro mondo che è quello più, anzi se ne inventa altri 100, ma si inventa un mondo molto più espressivo, molto più passionale anche nella pittura delle logge, e Machuca collabora con lui in quel momento e quindi parte da quel preciso Raffaello, ma non solo, perché se vediamo il quadro per esempio della Galleria Borghese che io adesso ho di fronte, è una Madonna della seggiola di Raffaello, perché il modello è quello, dipinta da Michelangelo, però qualcosa del genere, che ha una forza. E quindi ecco, con questa libertà che hanno questi artisti che non erano vincolati a un maestro, ma potevano essere michelangiolisti e raffaellisti insieme, cosa che difficilmente capita agli italiani. Ecco, questa è la caratteristica un po' particolare degli artisti. E Machuca porta questo mondo a Napoli, lo porta insieme a Polidoro da Caravaggio, che è un lombardo, ma che anche lui dà le migliori opere a Napoli, almeno le migliori tra quelle conservate, e che ha più o meno la stessa temperatura espressiva, ma che ha lavorato con Machuca, proprio entrambi partono dalle logge di Raffaello. E poi Machuca ha uno sviluppo anche lui continuo, e qua dietro a me ci sono dei capolavori assoluti di Machuca. E poi Machuca non è solo questo, perché poi Machuca diventa un grandissimo architetto. Il palazzo di Carlo V all'Alhambra è la trasposizione di Villa Medici, di Villa Madama di Raffaello in una scala monumentale imperiale, un capolavoro assoluto dell'architettura del Cinquecento europeo, ma che nasce proprio da questa reinterpretazione di Raffaello che lui porta avanti. Per noi, devo dire, questa è un po' una sorpresa, perché noi abbiamo imparato un po' all'università, un po' tra i libri, che appunto gli spagnoli, tornando in patria, perdendo il contatto con le radici della loro cultura fiorentina, italiana, romana, perdevano forza. Quando abbiamo montato questa sala, questa è la sala più forte della mostra forse, e abbiamo visto che non è così. Certo, devono usare linguaggi diversi, ad esempio Pedro Fernandez, che era andato costruendo sempre più immagini monumentali, qui deve narrare, raccontare, perché in Spagna così si fanno i retabli, si raccontano le storie, non si fanno delle... E quindi certo probabilmente lavorano su dimensioni molto maggiori, qua in Spagna si usano fare questi enormi retabli che prendono tutta la parete di una chiesa, in Italia no, si fa la talacupa, e quindi chiaramente devono probabilmente lavorare più con la bottega, meno di fino, anche per opere che si devono vedere fatte per essere viste da lontano, non da vicino. Tutto questo influisce.
però la qualità quando sono loro, ad esempio i quadri alle mie spalle, è una qualità assoluta, quindi ecco, per noi anche forse è stata una sorpresa vederle, l'abbiamo pensata noi questa sala, però poi a vederla montata anche, ecco, devo dire, col bellissimo allestimento che il Museo del Prado ha fatto con l'architetto Pablo Boccanegra, che secondo me ha fatto un lavoro meraviglioso, e abbiamo imparato tanto. Sí, yo creo que además es muy elocuente cómo pasamos ese arco y entramos en España. El montaje nos da muchas pistas de cómo funcionaba este otro planteamiento del retablo, de la hornacina, de los marcos tan labrados con los grutescos. Hay una figura que a mí también me ha resultado muy atractiva en la exposición, sobre todo a partir de las piezas que se han seleccionado para que estén en la muestra, que es naturalmente la figura de Santa Croce. ¿Creéis que con las piezas que han venido a la exposición alguien puede entender perfectamente la calidad che tiene este artista? Assolutamente, la può intendere pienamente. Ovviamente altre opere, se fossero venute, gliel'avrebbero fatta intendere ancora meglio, come la prima opera di Santa Croce che Vasari dice eseguita sotto la direzione di Bartolomeo Ordóñez, che è un San Giovanni Battista che si conserva nella pala d'altare della Cappella Caracciolo di Vico. Questa statua, io ho scritto una monografia su Santa Croce, ma questa statua rubata nel 77 io non l'avevo mai vista. Nel 77 io avevo 17 anni e più o meno giocavo a pallacanestro, a calcio, non sapevo. È un'importante strada di Napoli, si chiama Girolamo Santa Croce. Quindi non l'avevo mai visto e pensavo che mai l'avrei visto, invece miracolosamente qualche anno fa lo si è ritrovato da un antiquario di Bruxelles. È stato restaurato ed è un capolavoro assoluto, si vede anche acerbo. La cosa molto impressionante è che è lavorato perfettamente anche nel retro, come lo sono le due statue che abbiamo qui del San Giovanni Battista e del San Benedetto, che vengono dal seminario arcivescovile. Quindi le opere che sono qui ce lo illustrano molto bene, sono dei vertici, le due virtù, la giustizia e la prudenza, che vengono da un sepolcro di Antonio De Gennaro, un importante giurista della chiesa di San Pietro Martire a Napoli, documentano un momento un po' più classicistico dell'artista. Però se guardiamo la bellissima testa che c'è testa di uomo virile con la barba che c'è dietro la testa, dietro il volto della Prudenza, vediamo subito un qualcosa che sta a mezzo tra Ordóñez e Laoconte. Se poi guardiamo le statue del seminario arcivescovile, il San Benedetto per me è una cosa da inginocchiarsi, perché quelle maniche lunghissime, la testa piccolissima, è come un pontormo in scultura. Qui, se mi permettete, vorrei rendere omaggio a uno studioso che contemporaneamente a Longhi, anzi precedendo Longhi, perché il saggio di Longhi è del 1953, invece il saggio a cui mi riferisco, che è di Ferdinando Bologna, è del 1950. E Bologna diceva che le statue di Santa Croce sono tra le opere più importanti della scultura italiana del Cinquecento. Io per questa ragione le andai a vedere, perché stavano chiusi nel seminario, però se Bologna aveva detto questo, e quando le vidi disse, Bologna aveva ragione, Santa Croce merita un approfondimento. E questa è una particolare soddisfazione, devo dire, aver portato quelle statue qui, non è stato facile. Perché sono statue che non ha visto nessuno neanche a Napoli. La chiesa da cui venivano è stata sconsacrata e quelle statue, che sono appunto i capolavori che abbiamo detto, sono in una cappellina moderna a cui accedono solo i seminaristi di Napoli e non si può entrare se non con molta difficoltà, e quindi sostanzialmente l'abbiamo vista solo noi specialisti di Santa Croce e i giovani preti napoletani, ma non le ha vista nessuno, neanche a Napoli. Immagino che anche quando la mostra verrà a Napoli sarà una bella sorpresa per tutti. Es una suerte, una gran suerte que estén en el Prado, ¿no?
¿Qué aporta esta exposición no solamente a las cuestiones historiográficas, sino también al ámbito de la museografía, de poner en escena este tipo de obras y de contar este arte de ida y vuelta? Credo che questo sia importante, spero che questa mostra sia importante per questo, per esempio appunto nel Rinascimento napoletano non se ne parlava molto, perché se tu lo guardi dentro le mura della città e fai l'errore di compararlo a quello di Firenze o di Venezia, dici vabbè, è poca cosa. Però come noi sappiamo certe volte per vedere un quadro lo vedi meglio se ti allontani, no? Noi qua è come se ci fossimo allontanati, magari messi in alto, e abbiamo guardato non solo la città ma proprio il legame con la Spagna, con l'Europa, con Roma, con Milano, e questo ci ha permesso di capire molte cose e di superare appunto quelle tradizioni regionali o nazionali che hanno chiuso un po' lo sguardo. E poi un'altra cosa, noi non facciamo, sia io sia Riccardo siamo oramai studiosi anziani, ma non abbiamo fatto tante mostre nella nostra carriera. Per tutta la nostra carriera però abbiamo voluto fare questa mostra, perché appunto queste opere molte vengono da chiese chiuse, non visitate, non restaurate. C'è qualche opera anche tra quelle esposte in mostra che non ha proprio una qualità da Prado, un restauro da museo, così, ma perché questo è lo stato nelle chiese. Allora noi ci auguriamo, innanzitutto facciamo la mostra, spostiamo le opere, certo facciamo magari anche correre un rischio alle opere, però quello che ci auguriamo è che questo arrivi poi a un pubblico più largo, che impari ad amare queste opere, non dico come le amiamo noi, ma insomma così, e quindi anche alle autorità a conoscerle, ad apprezzarle e a capirne il valore, perché appunto non si possono tenere dei capolavori del genere che altrove sarebbero, diciamo, i vertici di un museo per terra in un angolo come spesso stanno nelle chiese napoletane. Io condivido quello che ha detto Andrea assolutamente. Direi anche che un aspetto importante della mostra è questa dimensione corale. Le singole opere, i singoli artisti in alcuni pezzi erano in realtà anche riconosciuti e apprezzati, ma qui è molto, se posso dire, emozionante anche per noi che le conosciamo queste opere, vederle tutte insieme, vederle soprattutto in un allestimento così ben fatto e pensato proprio per dare un grande respiro corale alle opere. Quindi colgo anche l'occasione, ora non posso fare l'elenco di tutti i collaboratori, dico in sintesi tutti gli amici del Museo del Prado che hanno creduto in questo progetto e lo hanno appoggiato con larghezza di idee ma anche larghezza di mezzi. Ci sono dei prestiti dagli Stati Uniti. Un altro sogno era vedere il San Giovanni Battista di Pasadena di Pedro Fernandez, che fa parte del Polittico, che viene da Napoli, da Santa Maria delle Grazie a Capo Napoli. Ci sono tanti sogni che si sono realizzati miracolosamente nel Museo del Prado. Io poi quando visito le mostre o visito i musei mi baso molto sul parere dei non addetti ai lavori, e il parere dei non addetti ai lavori è stato un parere positivo, e direi positivo sia nella qualità, nella percezione della qualità delle opere, sia anche perché il visitatore è riuscito in qualche modo a cogliere questi nessi e questo gioco di rimandi che c'è tra pittura, scultura, tra i vari artisti, eccetera. E quindi da questo punto di vista io sono più che soddisfatto, veramente incredulo, ecco, per l'esito. Forse quello che adesso, almeno a me personalmente, la mostra mi spinge magari ad approfondire, se ce la farò, se avrò il tempo, e noi pensiamo sempre a dei rapporti tra spagnoli e italiani sulla base di un unico viaggio, di un unico momento.
potrebbero esserci stati altri viaggi, se non viaggi, delle connessioni artistiche fra Italia e Spagna, Spagna e Italia, anche dopo il soggiorno, l'esperienza italiana delle grandi quattro aquile. È un tema che si pone, per esempio, noi abbiamo portato dei pezzi di Gabriel Joly, che è uno scultore originario francese della Piccardia, che poi ha lavorato soprattutto in area aragonese, come tu ben sai, e dai documenti lui non risulta mai essersi spostato dall'Aragona. Eppure se noi prendiamo il tondo, che ora gli studi recenti ci dicono provenire dal retablo della cattedrale di Teruel, quello ha citazioni da Raffaello e da Michelangelo. È stato soltanto Alonso Berrughete che lo ha, o può aver avuto conoscenze anche senza muoversi dall'Aragona. È un tema che secondo me meriterà, ecco, di essere approfondito negli studi. Afortunadamente nos quedan muchos temas abiertos, ¿no? Hay mucho que seguir estudiando, hay mucha documentación que exhumar y que nos dará nuevos datos. Pero yo creo que en definitiva la exposición es una aportación a contar esa historia común que hemos tenido los napolitanos y los españoles en un momento en el que no había, como decíamos antes, esas divisiones. Y yo creo que es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. Muchas gracias por vuestra asistencia, por haber estado aquí conversando cómodamente. Grazie davvero, grazie.